Nel video di oggi ridarò vita a questo terrario che ho costruito tempo fa. Prima di iniziare andrò a rimuovere tutte le piante, la terra e la vecchia plastica che si è rovinata. Rimossa l'erba, adesso vado a rimuovere tutta la terra. Tolto il primo strato, composto principalmente da terriccio, e sono arrivato al secondo substrato, che è quello composto solo da terra con qualche piccolo residuo di terriccio. Rimossa tutta la terra, sono arrivato al terzo strato, composto da argilla espansa e terra. Ho utilizzato l'argilla espansa per garantire un drenaggio migliore dell'acqua piovana durante l'inverno. Ho rimosso tutta la ghiaia e l'ho già setacciato in parte da terra e dai residui di radici. Così è già pronta all'uso per quando dovrò reinserirla nel vaso. Attualmente il vaso è in questo stato. Ho rimosso la plastica, come potete vedere non ha assorbito molta acqua, anche grazie alla gomma che avevo steso al suo interno. Ora non resta che lavarlo da tutti i residui rimanenti, farlo asciugare per bene e intervenire dando una nuova mano di vernice. Il fondo esterno del vaso si presenta così. Come puoi notare non è molto rovinato. Oltre ad aver forato tutte le tavole per creare degli scoli artificiali, avevo anche lasciato uno spessore di circa 2-3 mm da una tavola nell'altra per aumentare la quantità di acqua che viene drenata soprattutto durante l'inverno, in modo da garantire che le tavole restino asciutte il più possibile o comunque che asciughino più velocemente. Ho anche dato una mano di questa vernice nera fatta apposta per manufatti in legno da esterno. L'unico danno è presente in questo punto, che combacia con la parte più pendente vicino allo scolo dell'acqua del balcone. Quindi penso che sia normale, anzi considerando che questo terrario sarà qui da un 5-6 anni, trovare soltanto questo danno è ottimo. Analizzando l'interno possiamo notare che ha mantenuto bene, soltanto in alcuni punti il legno si è un po' marcito. Ora aspetto che si asciughi completamente dopo essere stato lavato e andrò o a riverniciare questo o a riempirlo con qualcosa. Un modo rapido e veloce per controllare se ci sono punti di marcio è battere in questo modo. Dove suonerà vuoto, sotto ci sarà una cavità di marcio, come in questo punto per esempio dove ho già scavato si sono creati dei solchi, o qui dove tutto il legno era flaccido, ma una volta asciutto andrò a ripulirlo per bene e se serve con un po' di segatore e colla andrò a coprirlo. Opla. Ho chiuso tutti i buchi con un po' di stucco legno. Anche sul fondo ho tappato alcuni fori. In più ho dovuto ricostruire parte di questo piede perché era abbastanza danneggiato. Purtroppo per smontarlo avrei dovuto rompere tutta la panca e quindi ho preferito ricostruire. In più, grazie alla colla presente nell'impasto, adesso sarà un po' idrorepellente. Adesso, prima di procedere alla riverniciatura di tutta la panca, per prima cosa andrò ad allargare i fori di scolo dell'acqua per aumentare il drenaggio della panca. Reinserirò alcune delle viti tolte perché erano un bel po' arrugginite ed inserirò dei piedini in gomma in modo da sollevare la panca ed evitare che quando piove il legno rimanga a contatto con l'acqua per troppo tempo. Per il resto c'è soltanto qualche residuo, qualche alone d'acqua, ma il legno qui è intatto. Dato che per la costruzione di questo terrario non ho mai dato molta importanza all'aspetto, non ho carteggiato fino in fondo nessuna delle tavole. Ho soltanto rimosso qualche residuo di terra
e gli eventuali residui lasciati durante le fasi di stoccatura. Ho usato un primer per le parti basse e il fondo del vaso. Questo impregnante sintetico color noce scuro per tutta la parte esterna. Ho preferito dargli un colore scuro in modo da andare a coprire tutte le macchie che si erano formate e le zone in cui avevo inserito un po' di stucco. E internamente ho passato una mano di gomma. Starai sicuramente pensando che con tutti i prodotti che gli ho messo avrei fatto prima a comprarla o a costruire una nuova. Però tutti i prodotti che ci ho applicato sopra erano rimanenze da altri progetti o residui di vecchi lavori, come l'Elastigam che ho messo qui dentro. Vi lascio comunque tutti i link dei prodotti che ho usato in descrizione, così se siete curiosi potrete vedere che cosa ho usato. Ora non resta che posizionare il telo pacciamante. Andrò ad inserire due fogli distinti, uno che andrà dalla parte posteriore alla parte anteriore e uno che andrà da destra verso sinistra, in modo tale che la sovrapposizione dei due fogli dia più resistenza e più copertura alla parte più bassa. Inoltre, dove c'è la sovrapposizione, l'acqua potrà defluire. In più, in corrispondenza dei fori che ho fatto, andrò a fare dei fori al telo. Per bloccare il telo utilizzerò dei classici spilli. Però dove andrò a spillare il telo inserirò dei piccoli ritagli di ecopelle ricavati da questi piccoli pezzi di scarto. Li vado ad inserire perché facendo così lo spillo non taglia la plastica e quindi rimane sempre attaccato e non ci sarà passaggio di acqua. Per prima cosa ricostruisco il primo strato, quello composto principalmente da argilla espansa, fino ad arrivare ad un mix di argilla e terra. Messo il primo strato di terra, prima di procedere con il secondo, quello mischiato con il terriccio, vado ad inserire delle piante secche in modo da creare un piccolo substrato. Ora non rimane che mettere l'ultimo strato composto solo dal terriccio ed inserire le piante. Io utilizzo questo terriccio universale prodotto dalla Cifo. Una volta inumidito il terriccio e ben appiattito con le mani, non mi resta che andare ad inserire le piantine. Per questo video è tutto. In descrizione, se ti interessa, ti lascerò tutti i prodotti che ho utilizzato e qualche informazione in più. Se ti va, lasciami un commento o fammi sapere cosa ne pensi di questo video. Ciao!